Un volto, un corpo, una impronta. Non disegnata, non scolpita. Nessun pennello ha sfiorato il lino, nessuna mano ha guidato il tratto. Solo un'ombra, un'eco silenziosa che attraversa i secoli, sospesa come nebbia tra la scienza e il sacro. È la Sindone di Torino. Un telo antico, fragile, bruciato dal tempo e dalle fiamme, ma ancora capace di incendiare domande. Cos'è davvero? Un reperto archeologico dal valore documentale? Un'icona intrisa di fede, memoria e speranza? O il riflesso indecifrabile di un evento che supera la storia e sfida la ragione? La risposta non è nei laboratori, né nelle preghiere. È nello sguardo di chi osserva. Perché ogni linea, ogni macchia, ogni silenzio della Sindone sembra rivolgere a noi la stessa domanda. Tu, cosa vedi? È un semplice telo di lino, lungo 4,4 metri e largo 1,1. Ma su quel tessuto grezzo e antico si legge qualcosa che somiglia a un miracolo grafico, l'immagine frontale e dorsale di un uomo, flagellato, crocifisso, con segni di ferite sul capo, sui polsi, ai piedi, al costato. Un corpo impresso senza colore, senza tratto, come se la luce stessa avesse inciso la propria ombra sulla trama. Il dettaglio sorprende, si distinguono i capelli, la barba, i lineamenti contratti. Ma l'immagine non è né dipinta né cucita. Non c'è pigmento, non c'è pennello. Solo una debolissima variazione di tonalità nel tessuto stesso, percepibile più chiaramente solo a distanza. Tutto rimase un mistero, fino al 1898. In quell'anno, un uomo accostò per la prima volta l'obiettivo di una macchina fotografica al telo. Il suo nome era Secondo Pia e il suo intento era documentare la Sindone. Ma ciò che scoprì cambiò per sempre la percezione del mondo su quel lino. Quando sviluppò il negativo fotografico, fu colto da un'emozione vertiginosa. Sul negativo apparve un'immagine positiva, dettagliata, quasi tridimensionale, che mostrava con chiarezza inaspettata il volto e il corpo dell'uomo della Sindone. Per la prima volta l'invisibile divenne visibile e il mondo trattenne il fiato. Fu come se la Sindone avesse aspettato l'invenzione della fotografia per rivelarsi appieno. Questo evento scatenò un'ondata di curiosità, fede e scetticismo che, da allora, non si è mai fermata. Le indagini della scienza. Dove la fede tace, la scienza parla. Ma davanti alla Sindone, anche la scienza ha imparato a balbettare. Nel 1978, un'equipe internazionale di scienziati, fotografi, fisici e medici si riunisce a Torino per dare inizio al più ambizioso studio mai condotto sulla Sindone. Nasce così lo STURP, Shroud of Turin Research Project, un'iniziativa interamente laica e statunitense, decisa a risolvere l'enigma con i metodi della scienza moderna. Per 5 giorni, giorno e notte, il telo viene analizzato con ogni strumento disponibile: raggi X, ultravioletto, spettrografia infrarossa, microscopi elettronici, analisi chimiche. Il verdetto è sorprendente. Non c'è pittura, nessuna traccia di pigmenti, leganti o pennellate. L'immagine non è stata applicata da una mano umana. L'immagine è superficiale. La colorazione giallo-seppia che forma il corpo non penetra il tessuto oltre i primi fili di lino, per una profondità inferiore a 0,2 mm, come se qualcosa l'avesse sfiorata senza toccarla. Il sangue è reale. Le macchie, analizzate con tecniche forensi, contengono emoglobina umana e risultano presenti prima dell'immagine. Non sono disegnate, ma sembrano derivare da ferite reali. E allora, come si è formata l'immagine? Le teorie si moltiplicano, come onde su uno specchio rotto. Alcuni evocano reazioni chimiche naturali, l'evaporazione di sostanze aromatiche, aloe, mirra, mescolata ai vapori corporei di un cadavere, potrebbe aver lasciato un'ombra sulla stoffa. Altri parlano di radiazioni sconosciute, un'esplosione di energia che avrebbe impresso il corpo sul telo, come un negativo di luce.
Alcuni la definiscono esplosione di luce o addirittura evento termoradioattivo non riproducibile. Non mancano i tentativi pratici. Artisti, studiosi e tecnici hanno provato a replicarla con statue riscaldate, pigmenti naturali, vapori chimici. Ma tutti i tentativi, pur riuscendo a imitare l'aspetto esteriore, falliscono nell'ottenere la stessa superficialità, tridimensionalità e precisione biologica dell'originale. In mezzo a questo labirinto, la sindone resta immobile, testarda, come se volesse sfuggire alle categorie umane. La scienza ha osservato, misurato, confrontato, ma l'immagine, silenziosa, non ha risposto. E forse, proprio nel suo silenzio, ha detto tutto. Quando la scienza pronuncia una data, il mondo tende ad ascoltarla. Ma nel caso della sindone, ciò che si è udito è stato solo l'eco di nuove domande. Nel 1988, 3 laboratori indipendenti, a Oxford, Zurigo e Tucson, sottoposero il lino della sindone al test del radiocarbonio, il metodo più affidabile per stabilire l'età di materiali organici. Il verdetto fu netto, quasi brutale. Il tessuto risale a un'epoca compresa tra il 1260 e il 1390, collocandolo nel pieno Medioevo. Un'epoca, guarda caso, in cui i reliquiari erano molto richiesti e le reliquie molto imitate. Molti tirarono un sospiro, l'enigma è risolto, si disse. Ma non era così semplice, perché subito dopo si alzarono voci critiche, autorevoli e documentate, a insinuare che il frammento analizzato non fosse rappresentativo del telo originale. La zona prelevata, infatti, potrebbe essere stata contaminata da incendi, infiltrazioni, manipolazioni liturgiche e persino rammendi medievali invisibili, effettuati durante restauri antichi. La struttura del tessuto in quel punto risulterebbe ibrida, con lino originale mescolato a filati successivi, alterando i risultati. Altri studiosi sollevarono dubbi metodologici. Perché fu scelta proprio quella porzione? Perché le analisi non furono ripetute su campioni diversi? Le risposte, in molti casi, restano vaghe o assenti. Nel frattempo, altri esami, chimici, fisici, botanici e paleografici, continuavano a suggerire una datazione molto più antica, compatibile con il I secolo. E così, mentre la scienza ufficiale alzava la voce, la sindone restava fedele al suo carattere misterioso. La scienza ha parlato, ma la sindone, come sempre, ha risposto con il silenzio. Un silenzio che non è assenza, ma attesa. Un invito, forse, a non cercare nel tempo ciò che appartiene al significato. Per milioni di credenti, la sindone non è solo un reperto, è il sudario che ha avvolto Cristo nel silenzio del sepolcro. Un tessuto che ha toccato la carne del crocifisso, testimone muto del dolore e forse dell'ineffabile istante della trasformazione. Secondo i Vangeli, Gesù venne deposto dalla croce e il suo corpo, senza vita, fu preparato in fretta per la sepoltura prima dell'inizio del sabato. Un telo di lino, sindon in greco, venne avvolto attorno al corpo, secondo l'usanza ebraica. Poi la tomba, il silenzio, 3 giorni. Ma il terzo giorno le donne trovarono la pietra rotolata. Il sepolcro era vuoto, e dentro i teli posati là, come ricorda l'Evangelista Giovanni. Non ci fu testimone del momento in cui la morte si arrese alla vita, ma i tessuti restarono. Tracce, indizi, memorie di un'assenza. Per questo, per chi crede, la sindone è più di una reliquia, è un'interfaccia tra visibile e invisibile, fra il corpo del dolore e il mistero della resurrezione. Non dimostra, non impone, ma evoca. Non è la prova della risurrezione, ma forse è il suo riflesso. La controfigura silenziosa di un evento che ha capovolto il mondo e che ancora oggi chiede all'uomo di decidere, fede o incredulità, abbandono o ricerca. E così il volto della sindone diventa specchio.
non solo dell'uomo del dolore, ma di chi osserva, perché chi guarda quel lino, in fondo, guarda se stesso. Forse la sindone non è fatta per essere spiegata, forse è lì per essere contemplata, come un'eco impressa nel lino che ci chiede non cosa crediamo, ma perché.